Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, quest'oggi andremo a fare un approfondimento sulle somme che abbiamo visto nella precedente lezione. Andremo a fare delle somme un po' più complicate perché andremo a fare una somma determinata da un criterio che andremo ad assegnargli. Quindi faremo la funzione somma se e somma più se e vediamo come appunto si può applicare questo tipo di formula ai nostri fogli di calcolo. Andiamo nel file di esempio che vi ho preparato. Praticamente sapete, questo file di esempio lo trovate in descrizione a questo video, cliccate nella descrizione e lo trovate in download se volete andare a fare esercizi su quello che noi adesso andremo a studiare. Allora, ho preparato un po' di formulette, adesso le guardiamo tutte una alla volta. Praticamente la prima, vedete qui ho la tabellina fattura importo come quella che vedevamo nella precedente lezione e io qui voglio andare a fare una somma, ok, di questo intervallo qua di solo le righe dove ho la dicitura mele. Allora, come posso fare a fare questa cosa qua? Devo fare la somma se, perché se io ovviamente vado a fare un somma e gli do l'intervallo come vedevamo l'altra volta, lui somma tutto, ma noi dobbiamo aggiungere un criterio, ok? Quindi abbiamo proprio fatto la somma. Per fare il somma se basta scrivere appunto somma.se. Quando noi apriamo la tonda, vedete, esce come noi dobbiamo andare a compilare la formula, ma se premiamo anche sul bottone FX esce anche il riquadro che ci aiuta a scriverlo ancora meglio e ci fa vedere praticamente i risultati che noi stiamo analizzando. Quando noi premiamo su FX su tutte le formule, ovviamente dobbiamo essere all'interno della tonda, ok? E noi vediamo questa parte qua, premiamo FX e ci porta qua, dove ci dà i tre punti che noi dobbiamo andare a compilare. Quindi il primo sarà l'intervallo dove noi dovremo fare il check del nostro criterio. Quindi in questo caso io voglio controllare che qui ci sia scritto mele. Se c'è scritto mele dovrò sommare la colonna importo. Quindi la prima cosa da fare è gli do la colonna di riferimento per il mio criterio, quindi gli do l'intervallo D2, D5. Ok, allora potete scriverlo a mano oppure potete premere la freccettina che c'è qua, selezionate l'intervallo, ok, e poi ritornate a premere la freccettina che c'è di qua, così lui inserisce l'intervallo. Poi io gli devo dare il mio criterio e qui vedo nell'intervallo tutte le occorrenze che lui ha trovato. Ovviamente se ce ne sono di più lui qui continua, non ve le fa vedere tutte, ma comunque fa vedere cosa trova. E qui gli devo mettere il mio criterio di ricerca. Allora, io voglio cercare solo le righe che hanno mele, quindi su criterio ci scrivo all'interno delle virgolette, ok, ci scrivo mele. E qui sotto gli devo dare, per finire, l'intervallo che io voglio andare a sommare quando la condizione che è posta qui sopra è vera. Quindi se lui troverà mele all'interno di questo intervallo qua farà la somma, se non trova mele lo considera come uno 0, scarta proprio il record. E qui vediamo anche un'anteprima del risultato 110. Difatti se noi facciamo ok troviamo appunto 110 perché abbiamo due volte la voce mele, quindi abbiamo un 50 e un 60, vediamo in fondo fa 110. Ok, questo è il somma se per dare un criterio, però vediamo anche altri tipi di somma se prima di andare a fare il somma più se. Ipotizziamo che allora, qui che cosa ho? Qui ho un'altra tabellina di dati e qui ho le formule risultanti, magari questa la mettiamo in giallo. Ok, praticamente facciamo un giallo più scuro. Io qui che cosa faccio? Vado a fare praticamente un somma se un po' diverso. Entriamo nella FX. Praticamente qui io gli dico: guarda, voglio che tu mi fai la ricerca del criterio su J2 J5, quindi su questa colonna qua vado a fare la ricerca. Però poi voglio che il mio criterio, ok, non sia un valore fisso, ma voglio che sia maggiore di una determinata quantità. Allora, sempre all'interno delle virgolette dovremo mettere il simbolo di maggiore, ok, e poi la quantità da cui partire, quindi da 160.001 considererà valida il dato se lo trova, e sotto sempre il criterio che vorremmo andare a sommare. In questo caso è la colonna KK, quindi se è superiore a 160.000 me lo somma. Difatti qua io ho 63.000,
160.000 KK, ok, mi somma questi tre qua. Difatti se controlliamo qua sotto appunto abbiamo 63.000. Quindi è molto importante, se noi vogliamo fare un criterio fisso, ok, un testo alfanumerico, mettiamo semplicemente il testo. Se vogliamo fare una quantità maggiore di, lo facciamo come col testo, sempre con le virgolette, e mettiamo il segnetto di maggiore, così lui sommerà solo le celle maggiori. Qui che cosa abbiamo? Praticamente, vedete, questo somma se, adesso lo apro, è un po' diverso dal precedente. Praticamente non è stato definito l'intervallo di somma, ok? Però è identica a quella di prima, quindi io prendo il mio intervallo J2, J5, che è sempre questo, e anche qua voglio sommare praticamente tutto quello che è maggiore di 160.000. Se io non definisco un intervallo di somma, l'intervallo posizionato al criterio sarà la colonna che determina anche l'intervallo di somma, la rileverà in automatico. Quindi se la stessa colonna che io vado a controllare come criterio è anche la colonna di somma, non serve andare qui e ripetere di nuovo J2 J5, ok, dà lo stesso identico risultato, però è una ripetizione perché non serve più. Difatti la colonna di intervallo, ok, della somma va inserita solo se è diversa da quella dell'intervallo determinato che va a controllare il criterio. Ok, questa è un'altra. Vediamone ancora un'altra. Adesso io voglio dirgli se è uguale a un determinato valore. Allora entriamo anche qua. Se invece, quindi se dobbiamo usare il maggiore, anche se è un numero, dobbiamo sempre mettere le virgolette. Ma se controlliamo un valore fisso, ok, un numero fisso, non bisogna mettere le virgolette perché altrimenti non lo riconoscerebbe, cercherebbe un testo, ok? Quindi se lì c'è un numero, ok, qui gli diciamo cerca tutto quello che è 300.000 e sommami l'intervallo K2, K5. Quindi se è un numero, ricordatevi, non ci vanno le virgolette. Difatti qui mi ritrovo 21.000. L'ultimo, dando il riferimento di una cella, per fare una cosa un po' più dinamica, facciamo qualcosina di un po' più complicato, apriamo sempre la tonda, andiamo nell'FX e io che qua che cosa gli sto dicendo? Guarda, mi prendi l'intervallo J2, J5, ok, quindi sempre questo, però il criterio me lo fai dinamico, io gli dico il maggiore all'interno delle virgolette e poi gli voglio dare un valore che potrebbe cambiare nel tempo, quindi gli scrivo un AND, ok, faccio una concatenazione di questa stringa, quello che è dentro alle virgolette, ok, è una stringa di testo, maggiore di, e concateno il valore che trovo in questa cella qua, che è L2, quindi 250.000. Se questo è vero, ok, mi prendo l'intervallo come risultato della somma K2 K5, che è questa colonna qua. Difatti se io adesso qua gli metto ad esempio 150.000, vediamo che quel 49.000 che è qui cambierà 150, 2, 3, vedete, e aumenta. Così ho creato praticamente un somma se con un criterio dinamico che cambia in base a quello che io scrivo all'interno del mio Excel. Quindi ricordatevi sempre punto e virgola, il maggiore all'interno delle virgolette, maggiore o minore, ok, o quello che volete. Se non volete fare un maggiore o minore potete togliere questa parte qua e mettere solo il riferimento della cella per fare uguale a, e la cella di riferimento. Perfetto, questo è il somma se. Vediamo il somma più se, dove diamo più criteri, perché qui abbiamo visto, abbiamo sempre dato un solo criterio di ricerca al nostro risultato, ma ipotizziamo che dobbiamo mettere più criteri. Come si fa? Allora si scrive la funzione somma più se, quindi aggiungiamo semplicemente il più. Ovviamente quando voi andate qui e fate uguale e iniziate a scrivere, ok, somma, vedete lui ve li trova tutti. Quando ci passiamo sopra col mouse sulla destra ci dà anche quello che lui praticamente va a fare, che cosa serve questa funzione. Allora anche qua entriamo sull'FX, vediamo che qui cambia un pochino, vedete, all'inizio che cosa chiede? All'inizio vuole sapere subito la colonna, l'intervallo che noi vogliamo utilizzare per andare a effettuare la somma. Difatti qui che cosa facciamo noi? Andiamo a prendere l'intervallo H2, H5, quindi questa sarà la colonna che io andrò a sommare, dove tutti i criteri saranno ritenuti validi. Allora qui ho praticamente primo intervallo, sommami tutto, ok, se l'intervallo G2 G5 è uguale a manzo, e però deve essere anche uguale, quindi in condizione
AND deve essere anche uguale a H2, H5, quindi controllo la stessa colonna, ma potenzialmente potrei controllare anche un'altra colonna o un altro valore, e deve essere a maggiore di 40. Scusate, difatti la prima gli dico, guarda, contami tutto quello che è manzo, ok, e che ha anche un importo maggiore di 40, quindi maggiore di 40. Io potrei andare avanti con i criteri quanto voglio, vedete, ce ne sono 66, cioè ce ne sono veramente tanti. Il limite, ecco, sembra essere 157 per dire. Quindi io qui do appunto più criteri. Se il criterio è soddisfatto, allora ottengo il risultato. Mettiamo manzo, qui ci mettiamo magari un 30. Avevamo detto che deve essere maggiore di 40, ok, e difatti non me lo conta. Se qua ci metto 40 ovviamente non me lo conta, ma se metto 41 me lo conta e diventa un bel 91. Ecco che così abbiamo fatto un somma più se. Dobbiamo aggiungere un'altra somma, ad esempio questa cosa qua, vedete, possiamo anche andare nella stessa formula, andiamo qui, ok, abbiamo fatto un somma più se, dopo dobbiamo sommare anche un'altra cosa, quindi noi qua potremo dire più anche questa cosa qua, quindi aggiungo un'altra formula. Ecco che abbiamo fatto una formula un po' più complessa. Si fa il somma più se su questa tabellina qua con i criteri che abbiamo dato qua, e si fa un somma se semplice all'interno di un'altra tabellina. Quando premo invio, ok, lui somma il risultato di questa più il risultato di questa, piuttosto che facciamo una formula d'appoggio e facciamo questa più questa e mi dà 201. Se faccio CTRL Z, non l'avevo messa, CTRL Y, mettiamo qua e rifacciamo il più questa, vedete che dà sempre 201, ok? Quindi questa è la formula complessa. Per chiudere molto velocemente come faccio a fare una divisione, semplicemente faccio uguale, ad esempio facciamo questo importo qua, diviso, facciamo lo slash, ok, diviso 5 e ho fatto la divisione. Devo fare una moltiplicazione, questo importo qua per, faccio l'asterisco, 5, ecco che ho fatto divisione e moltiplicazione. Non voglio dare il 5 ma voglio dare il riferimento di un'altra cella, metto questo e lui farà questo per questo. Ok, ovviamente attenzione, perché se avete delle somme dove fate ad esempio questo più questo, ok, e poi volete fare più la moltiplicazione di questa cosa qua, che cosa succede? Che praticamente lui farà regole matematiche, ok, lui prima di tutto risolve le divisioni e le moltiplicazioni, quindi prima risolve questa e poi sommerà il valore di questo qua. Se io invece voglio che questi tre prima vengano sommati, ok, devo mettere anche le parentesi tonde. Così cosa succederà? Io farò questo più questo più questo, il risultato di questo farà per questo, quindi sempre attenzione perché segue le regole matematiche. Excel non si inventa niente. Bene, direi che con questa lezione è tutto. Come sempre, se è stato di vostro gradimento, magari iscrivetevi al canale premendo il bottone rosso che sta qua sotto. Se vi fa piacere, aiutatemi a farmi conoscere, a far crescere il canale condividendo questa risorsa nei vostri social. Lasciate un like se vi fa piacere. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!